Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi parliamo di 65 di Scott Beck e Brian Woods. Film che ora è al cinema, è stato girato nel 2020, poi per i problemi della pandemia che hanno bloccato tutto il mondo, hanno bloccato le riprese, il film è stato risistemato, è slittato ed è arrivato adesso in sala. Faccio subito presente che il film non mi è dispiaciuto, non è un brutto film, però il titolo di questa recensione io la chiamerei 50%, perché il 50% è tutto quello che viene dato da questa pellicola. Poteva essere dato il 70, almeno il 90 o il 100%, invece da questo buon concept purtroppo esce fuori un film che vi darà il 50% di tutto quanto. Adesso vi spiego i vari motivi. Parliamo subito di chi c'è dietro la telecamera, Scott Beck e Brian Woods. Sono due ragazzi che hanno creato un concept secondo me molto importante negli ultimi 15 anni, che è quello di A Quiet Place, che per me è un ottimo film, è una bellissima pellicola. Ha quell'idea di film infatti un po' piccolo, con una regia comunque ottima in quell'opera che non è la loro, dietro la telecamera. Lì c'era John Krasinski, che reputo un bravissimo regista. Qui invece c'è sempre un ottimo concept, davvero valido quello di 65. Purtroppo però, come detto, viene usato soltanto a livello superficiale. Perché dico questo? Perché la storia, che comunque poteva essere approfondita, delineata in un certo modo, anche raccontata in un altro modo, posso dire che invece è tutto molto superficiale. La trama in una riga: un astronauta di un'altra civiltà cade sulla Terra. Quando cade, infatti, 65 milioni di anni fa. Che bello, ci sono i dinosauri. Facciamo subito presente che i dinosauri in questo film si vedono non tantissimo, ma ci sono. Quindi non vi aspettate un film alla Jurassic Park dove la cosa più bella da vedere sono e devono essere i dinosauri. Il film punta ad altro. I dinosauri sono visti come una minaccia nei film horror, sono a volte sotto la pioggia, nell'ombra, nell'oscurità comunque, a volte non si vedono neanche per intero. Qualche scena c'è comunque di giorno, di cui una bella scena nella parte centrale del film con questi lucertoloni di giorno mi è piaciuta molto, una delle scene migliori del film. Però infatti il film non deve focalizzarsi solo su quello, infatti diventa un film di sopravvivenza, da andare dal punto A al punto B. Però purtroppo questo è il fulcro di un'ora su un'ora e mezza di film, perché i 30 minuti precedenti vediamo la intro dei due personaggi, della civiltà del protagonista, perché fa questo viaggio, la sua missione, tutto quanto, il background diciamo. Purtroppo però dopo questa parte iniziale diventa un film di sopravvivenza. A me i film di sopravvivenza, i survivor movie piacciono, quelli semplici, film per divertirsi, va bene, però qui si poteva dare molto più proprio perché c'è un gran bel concept e purtroppo è utilizzato in una maniera molto spiccia, molto veloce. Parlando invece della regia di questi due ragazzi, anche lì si potevano fare delle scelte diverse, anche a livello di montaggio, diciamo a livello di spiegazioni, proprio per l'introduzione del protagonista. Viene spiegata in un modo un po' facile e un po' troppo diretto. Tu vuoi mettere tutte le informazioni davanti allo spettatore subito, poi diventa a un certo punto, infatti come detto, un film dove lui deve sopravvivere. Va bene, però potevi gestire la questione dei flashback in un altro modo, invece non viene fatto, e un po' mi è dispiaciuto. La fotografia, allora, nella parte iniziale infatti, diciamo non sul pianeta Terra, la fotografia mi è piaciuta fino a un certo punto, anzi onestamente l'ho trovata anche un po' piatta all'inizio. Quando arrivano sul pianeta Terra invece mi è piaciuto l'uso dell'atmosfera, della fotografia, queste cose vanno migliorando nel film, però non aspettatevi un capolavoro sotto questo punto di vista. È un film che intrattiene e comunque visivamente è interessante. I dinosauri non sono fatti male, ok, anche lì la computer grafica va per forza a cozzare con le opere che abbiamo visto fino all'anno scorso, che era Jurassic World, però quello è Jurassic World, è un tipo diverso di produzione, questa è una produzione molto molto più piccola. È un film in parte horror, con i dinosauri che sono la minaccia, e come detto vengono utilizzati abbastanza bene, anche perché sottolineo una cosa che mi è piaciuta molto, sono i jumpscare. I jumpscare sono usati bene con tutti i dinosauri, vedi delle belle scene nei panorami, nei totali, improvvisamente un dinosauro che sbuca e attacca il protagonista. Questa cosa mi è piaciuta. Per quanto riguarda la colonna sonora, non male, però diciamo non è una cosa che ti rimane anche questa nel profondo. Parlando
degli attori, Adam Driver sostiene gran parte della pellicola. Qua infatti è un personaggio drammatico, soffre, però anche lì i primi 30 minuti. Poi soffre in altre scene, in altre parti successivamente, però è quel tipo di personaggio che poi diventa: devo andare lì, c'è l'astronave, punto, basta, secco tutti, nessuno mi ferma. L'action hero medio degli anni 80-90, un po' bidimensionale, quando tutta la parte drammatica è stata data all'inizio. La ragazzina nel film, che comunque ecco, una cosa che mi è piaciuta è che non parlano la stessa lingua, quindi all'inizio fanno fatica a capirsi. Non voglio darvi altro tipo di spoiler nella loro relazione, però anche lì è un pochino facile, il tutto è un po' facile, al 50%. Loro hanno scritto la cosa, hanno messo un po' le idee di regia, hanno detto ma sì, teniamola così, tanto il film dura 93 minuti con i titoli di coda. Concludendo quindi ragazzi questa recensione, se dovessi dare un voto da 1 a 10 a questa pellicola, come ironicamente mi ha suggerito il buon Luke Ripa, 65, il film gli diamo 6.5, 6,5. Poteva diventare un 7,5-8 con altre idee, e faccio di nuovo presente che a me piace questo tipo di film, diciamo è anche onesto come tipo di prodotto, però troppo diretto, troppo facile. E voi avete visto 65, cosa ne pensate? Ditelo nei commenti, mettete mi piace al video, condividetelo, mandatelo a chi gli piacciono i dinosauri, a chi gli piacciono questo tipo di film, mettete like e seguiteci su tutti i social. Io sono John Mira, un saluto da Wikos.